Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. In questa puntata del configuratore, come ci è stato richiesto da uno di voi nei commenti di un nostro video precedente, andremo a configurare uno dei veicoli più storici di un brand del sollevante. Stiamo parlando di Toyota e in particolar modo del suo SUV, il suo Sport Utility Vehicle chiamato RAV4. RAV4 è l'acronimo di Recreational Activity Vehicle 4-Wheel Drive, quindi RAV, un veicolo per attività ricreative a 4 ruote motrici. Oggi chiaramente il trend del mercato ha spinto Toyota a venderlo anche a sole 2 ruote motrici, ma non per questo l'auto è meno innovativa e meno divertente da guidare, perché comunque mantiene la tecnologia, l'innovazione, la modernità che da sempre fanno di Toyota un marchio molto avveniristico. Mi sto riferendo soprattutto al suo animo hybrid e quella che configureremo oggi è una vettura molto diversa dalla prima generazione di RAV4 che è stata lanciata nel lontano 1994. Nel frattempo ne sono uscite tante altre, la seconda generazione è arrivata nel 2000, sostituita nel 2006 dalla terza, una di quelle di maggior successo soprattutto in Europa. Nel 2013 la quarta serie XA40, questo è il nome in codice, ha sostituito la terza e infine nel 2019 è arrivata all'attuale, una vettura che segue dal punto di vista del design il corso stilistico della casa, soprattutto degli ultimi modelli. E inoltre presenta delle dimensioni molto importanti. Parliamo di una lunghezza di 4,60 m, una larghezza di 1,86 m e un'altezza di 1,65 m. Un look molto aggressivo, degli stilemi di design che ricordano molto il sollevante, dei passaruota abbastanza pronunciati, squadrati ma con i bordi piuttosto smussati, con questa forma ad arco che la si ritrova anche nella parte anteriore della vettura, soprattutto nel paraurti in plastica scura dall'animo molto off-road, con un bagagliaio infine che misura una capacità di 580 litri. Sono tante le versioni e adesso direi che è il caso di andare dritti sul configuratore di Toyota. Su Toyota.it, dove possiamo trovare appunto tutta la gamma e possiamo andare a scegliere quali vetture configurare, abbiamo, come in precedenza visto sulla configurazione della Toyota Yaris che trovate qui in alto nelle schede, dei filtri molto diversi. Abbiamo selezionato SUV e crossover, potremmo selezionare anche un budget e altre caratteristiche, ma in SUV e crossover abbiamo 10 risultati con 2 vetture disponibili, la CHR e quella che interessa a noi oggi, la RAV4 che è disponibile in 4 allestimenti diversi. La Active di partenza da 32.000 euro con una promozione quindi scontata da 36.600, la RAV4 Dynamic, sono tutte quante a 5 porte perché in passato la RAV4 era venuta anche in configurazione 3 porte, dicevamo Dynamic da 34.000 euro invece che 38.600, RAV4 Lounge un po' più elegante da 39.500 euro invece che 44.100 e infine RAV4 Style da un prezzo di partenza di 37.500 euro invece di 42.100. Partendo dalla Active abbiamo un po' delle dotazioni che ci mostrano appunto cerchi in lega da 17 pollici, luci diurne a LED, un sistema multimediale Toyota Touchscreen e anche il clima automatico bizona. Abbiamo anche qui come vedete la differenza dei cerchi più grandi, saranno sicuramente da almeno 18 pollici con anche i vetri oscurati e in più, oltre alla dotazione precedente, lo Smart Entry Start System, quindi il sistema keyless per quanto riguarda l'ingresso a bordo, lo sblocco delle portiere e anche l'accensione con lo start button. Abbiamo per quanto riguarda la versione RAV4 Lounge, ecco le differenze secondo me sono più che altro per degli allestimenti, delle dotazioni in più interne e anche per colorazioni diverse, e infine con dei dettagli molto prominenti in color Midnight Black, quindi in questo gloss black, gli archi dei passaruota e anche una colorazione bicolore per quanto concerne il tetto e i cerchi, delle dotazioni soprattutto estetiche molto diverse per l'ultima versione appunto la RAV4 Style. Anche questa tra l'altro ha le luci diurne a LED che sono praticamente disponibili sin dall'inizio, ma a cambiare sono i fanali dalla Dynamic alla Lounge che diventano a quanto vedo dei full LED invece che con la sola presenza delle luci diurne a LED. Ma direi di andare a configurare la RAV4 proprio Dynamic per non perderci troppo in chiacchiere. Se proprio vogliamo dei fari full LED penso che potremo configurarli durante questo episodio e appunto andiamo a selezionarla.
La motorizzazione disponibile che ci dà il configuratore di Toyota per allestimento Dynamic è una 2005 Hybrid Dynamic Force con una configurazione a 2 ruote motrici oppure con una trazione integrale intelligente, quindi all-wheel drive high. E direi che sebbene questo sia un SUV che può essere utilizzato in tante situazioni diverse, appunto con la trazione integrale intelligente, andremo a selezionare la versione nella nostra configurazione a sole 2 ruote motrici. Quindi come vediamo qui, entrambe nel cambio automatico è CVT, quindi un cambio automatico CVT con una configurabilità per un sistema full hybrid come questo. Possiamo andare quindi a scegliere questa motorizzazione per questo 2005. Alla fine vi farò sapere anche dei dati appunto tecnici di questa motorizzazione. Possiamo dare uno sguardo alla vettura, ruotarla in una vista diciamo quasi a 360, ecco l'estetica di questo arco dei passaruota che viene ripresa anche nella parte posteriore per quanto riguarda il design. E qui la scelta dei colori disponibili: abbiamo un Super White a 650 euro, possiamo scegliere anche un Urban Khaki da 850, questa colorazione pastello. Per quanto concerne le vernici metallizzate abbiamo un grigio scuro oppure un Cyan Matte, quindi un color azzurro ciano metallizzato, un deep silver, quindi un argento profondo, tradotto dall'inglese, un nero profondo e infine un blu scuro, deep blue metallizzato, molto molto interessante. Voglio tornare sulla prima di queste colorazioni, questo dark grey metallizzato. Secondo me sta molto bene sulla vettura, non nasconde i dettagli e le nervature aerodinamiche ed è la colorazione che andremo a scegliere. Per quanto riguarda i cerchi, quelli standard sono da 18 pollici silver, come avevo anticipato, quindi 18 pollici, 5 razze con questo bel design. Possiamo scegliere per 1300 euro dei cerchi Lega 18 in colorazione nera, oppure dei bicolore come vedete qui con questo design a forma di stella sempre da 18 pollici, o infine il design sembra praticamente quello dell'inizio, non so perché non me lo mostra il configuratore di Toyota, quindi dei cerchi sempre da 18 pollici in rifinitura silver con pneumatici invernali Yokohama, ma quelli di partenza da 18 standard mi sembrano quelli più giusti. Infine per gli interni, per la configurazione, tutto ciò che abbiamo è un tessuto nero. A breve vi faccio vedere anche i pacchetti, però appunto a schermo intero possiamo vedere un po' la vettura nelle sue viste dal punto di vista del guidatore, quindi con il volante perfettamente circolare, i pulsanti molto razionali, la leva del cambio automatico ECVT e lo schermo quasi sospeso al centro della plancia con questa superficie molto molto orizzontale. Vediamo il tessuto dei sedili nella parte centrale con questo effetto in 3D, il poggiabraccio centrale, e anche nella terza visuale possiamo dare uno sguardo anche ai sedili posteriori divisi in 3 per permettere appunto l'omologazione per 5 passeggeri. Proseguendo nella nostra personalizzazione diamo uno sguardo ai pacchetti disponibili. Abbiamo un Plus Pack Lite, vediamo un po' cosa ci offre. Penso che riguardi, ok, abbiamo cerchi Lega con pneumatici invernali Yokohama, questo design bicolore, e anche lo Jack Scout Premium, ma sinceramente non ci interessa. Per un Transport Pack abbiamo delle barre sul tetto trasversali oppure anche un box portasci da 800 euro, quindi in totale abbiamo un pacchetto da 900 euro e infine un Luxury Pack da 400 euro con la protezione della soglia del vano di carico e delle rifiniture laterali cromate che sinceramente aggiungerei con un bel contrasto per quanto concerne l'estetica della vettura. Ora vediamo un po', ve la faccio vedere dall'esterno, ecco come è cambiata con questa rifinitura cromata, molto interessante. Vediamo un po' nel posteriore. In optional e accessori abbiamo altre personalizzazioni, ben 15 articoli. Possiamo aggiungere un deflettore per il cofano nero. Sinceramente nel mercato italiano non so cosa possa servire, probabilmente è un vezzo tutto giapponese. Abbiamo anche deflettori vento da 200 euro, probabilmente questo è noto dall'importante fruscio aerodinamico, e anche, viste ovviamente le dimensioni, anche una rifinitura cromata posteriore da 200 euro. Abbiamo le barre trasversali, il box portasci, il gancio traino per 950 euro, che per un'auto del genere, magari per il trasporto di un caravan, potrebbe essere molto interessante, e anche un gancio traino verticale. Possiamo aggiungere un portabici per la vita di tutti i giorni. Ricordiamoci che questo è un Recreational Activity Vehicle, come dice il nome, l'acronimo nel nome, oppure un portasci da 130 euro, un portasci o porta snowboard medio, e anche il film protettivo per la maniglia. Vedete qui una mano femminile, tipicamente femminile, con un anello elegante che solitamente aprendo la portiera rischia di graffiare la zona interna della maniglia porta, e per 45 euro un
film protettivo potrebbe essere molto utile. Si possono aggiungere dei paraspruzzi per l'off-road, ma noi abbiamo scelto la versione a sole 2 ruote motrici, quindi lasciamo stare. E c'è anche un set di modanature laterali, oltre al kit dei dadi antifurto che aggiungerei per 50 euro, e i sensori di parcheggio anteriori per 500 euro. Aggiungerei anche questi perché è un'auto, come detto precedentemente, dalle dimensioni piuttosto importanti. Per 50 euro una cover per quanto riguarda la chiave mi sembra un po' esagerata. Molto interessanti sono le griglie divisorie per i cani. Abbiamo un divisorio per evidentemente bagagli e cane, oppure per due cani diversi, una griglia unica dal resto dell'abitacolo, 230 e 260 euro rispettivamente. Abbiamo un set completo di tappetini in gomma, oppure anteriori in gomma o in tessuto, da 830 grammi con il logo Hybrid. Sceglierei il primo kit da 70 euro. E inoltre abbiamo altre configurazioni e personalizzazioni per i seggiolini offerti da Toyota. Si possono aggiungere dei piani assicurativi, ma francamente andrei ad un riepilogo della nostra vettura, di come l'abbiamo configurata. Questa è la nostra Toyota RAV4, vedete quanto è elegante in questa configurazione in grigio scuro. Abbiamo appunto qui in basso tutte quante le informazioni e i dati tecnici, ve li mostro subito. Un motore 4 cilindri in linea, 16 valvole ad iniezione con 2005 di cilindrata e 218 cavalli, la potenza massima in kilowatt del motore elettrico di questa tecnologia full hybrid di circa 88 kW, con un pacco batteria al nickel da 6,5 Ah, un cambio automatico ECVT, quindi disponibile anche per quanto riguarda la trasmissione full hybrid. Questo motore che fa raggiungere all'auto una velocità massima di 180 km/h con un'accelerazione nello 0-100 in 8,4 secondi. Lo schema delle sospensioni molto importante per un SUV o un crossover. Abbiamo un MacPherson all'anteriore e doppio braccio oscillante al posteriore, con dischi ventilati per quanto riguarda i freni all'anteriore e al posteriore, e pneumatici 225/60 R18 per i cerchi in lega da 18 pollici. La capacità di carico, infine vi ho fatto vedere le reti divisorie per il bagagliaio, passa da 580 litri minimo a ben 1189 con i sedili abbattuti. Abbiamo anche qui, per quanto riguarda l'off-road, tutta quanto una lista di informazioni per i gradi che può raggiungere l'auto in angolo di uscita, in pendenza o ribaltamento, dosso, profondità guado di 500 mm e anche limit angle of vehicle turnover di 52 gradi. Abbiamo altre informazioni per quanto riguarda ciò che l'auto ci offre in allestimento dynamic per gli esterni. Abbiamo il kit di riparazione pneumatici, i retrovisori, gli specchietti in tinta, le maniglie in tinta, i vetri posteriori oscurati, l'antenna Shark in tinta, le luci di stop a LED e anche uno spoiler posteriore in tinta. Abbiamo inoltre il keyless per l'entrata, per l'ingresso a bordo e lo start button, il sensore pioggia crepuscolare, la regolazione elettronica degli specchietti e il riscaldamento anche degli specchietti, il follow me home, l'azionamento elettrico del portellone e chiaramente la ripiegabilità dei retrovisori e la chiusura centralizzata. Abbiamo le barre longitudinali sul tetto, la selezione di driving mode per quanto riguarda la guida e anche per quanto riguarda la sicurezza, molto importante, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera di parcheggio, riconoscimento dei segnali stradali, abbaglianti automatici, quindi automatic high beam, il cruise control adattivo con funzione di stop and go, l'immobilizer, l'indicatore di direzione sugli specchietti. Non penso che abbiamo il blind spot, però abbiamo il controllo elettronico di stabilità, le luci di stop a LED, l'avviso di pressione degli pneumatici, il controllo elettronico di stabilità, penso di avervene già parlato, e anche il sistema di frenata assistita, oltre ovviamente al mantenimento attivo della corsia e limitatore di velocità. Infine, per gli interni abbiamo tra i sistemi il multimediale Toyota Touch 3, un ingresso AUX, altoparlanti, Bluetooth, porto USB, la radio DAB, un display multimediale da 8 pollici al centro della plancia e anche i servizi connessi My Toyota, quindi sicuramente l'auto avrà a disposizione la connettività di Android Auto e di Apple CarPlay. Infine, per lo styling abbiamo il pomello del cambio in pelle, il bracciolo anche posteriore, la console centrale in piano black con inserti in silver, il freno di stazionamento elettronico e il volante in pelle. Abbiamo infine, in questo mare di allestimenti ed equipaggiamenti, il volante regolabile in altezza e in profondità, gli alzacristalli elettrici totali, la luce per il vano bagagli, comandi audio e Bluetooth sul volante, una presa 12 volt sul cruscotto e anche uno schermo TFT a colori. Lo schienale, per quanto riguarda la seduta posteriore, è abbattibile in configurazione 60-40.
Infine, importantissimi sono in questo periodo i consumi e le emissioni per quanto riguarda anche gli ecobonus a disposizione, soprattutto per le vetture ibride. Abbiamo un consumo combinato da 21,7 km al litro, in urbano 20,4 che diventano 22,2 in extraurbano, e emissioni secondo il ciclo NEDC di circa 105 grammi di CO2 per chilometro. Quest'auto è una Euro 6.2, altresì definita Euro 6 di Temp, con emissioni di NOx di 0,003 grammi per chilometro. Un'auto interessantissima. Per la conclusione di questo video ve la faccio rivedere, guardate un po' questo grigio scuro, questo deep grey molto interessante. Ora voglio sapere da voi cosa ne pensate di questa configurazione, voglio sapere quali auto vorreste che configurassimo per voi in futuro. Fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, mandateci le vostre configurazioni sui nostri social, basta cercarci ovunque ragazzi, su tutti i social come wedrive.tv. Abbiamo anche il nostro sito internet. E infine, come fare per non perdervi tutti i nostri prossimi video? Basta iscrivervi al nostro canale e cliccare sul campanello per ricevere le notifiche.